questo momento mi trovo a Ahmednagar, un luogo non certamente noto per essere una meta turistica qui in India, ma purtroppo è uno dei centri più noti per lo sfruttamento della prostituzione e per la tratta di esseri umani. Pensate che qui c'è uno dei tassi più alti di prostituzione forzata, in cui migliaia di donne, uomini, ma soprattutto bambini sono costretti a vendere il proprio corpo per pochissimi soldi. Ci sono due statistiche che per me sono terrificanti. La prima è che purtroppo in India ogni anno più di 1,2 milioni di bambini finiscono nel racket della prostituzione forzata e questo luogo è uno degli epicentri di questo traffico. Si tratta di bambini che provengono da famiglie molto povere a cui viene promesso una vita migliore e soprattutto un lavoro. E l'altra statistica è che purtroppo l'India è uno dei paesi più pericolosi per le donne proprio a causa della tratta di esseri umani, in cui molte volte le donne sono coinvolte, sono vittime. E l'obiettivo di questo reportage è quello di sensibilizzare su questo enorme tema, cercando di capire quali sono le storie che si nascondono dietro queste statistiche, quello di capire quali sono le cause che alimentano questo sistema, ma soprattutto quello di dare voce alle vittime raccontandovi delle storie che mettono in luce il dramma umano che si cela dietro questo fenomeno. Chi siamo davvero in questo mondo? Ho lasciato il mio lavoro per cercare una risposta tra i volti e le realtà meno raccontate del nostro pianeta. Io sono Francesco e questo è Lati Umani. Pensate che ci troviamo in luoghi lontani dai centri abitati, sono luoghi poveri e quindi qui non c'è educazione sessuale, non c'è prevenzione e questo vuol dire che la maggior parte dei rapporti sessuali avvengono senza precauzioni e questo determina purtroppo la trasmissione di virus, di malattie sessualmente trasmissibili come l'HIV. Infatti la maggior parte di donne, uomini e bambini che sono costretti ad avere rapporti sessuali purtroppo hanno contratto proprio queste malattie. Una volta qui le ragazze perdono il loro nome e la loro identità, vengono creati debiti fittizi impossibili da ripagare. A tutti gli effetti Ahmednagar funge da hub. Alcune restano qui, altre invece vengono smistate verso le grandi città vicine. In questo momento mi sto spostando verso uno dei quartieri qui ad Ahmednagar col numero più alto di donne che sono purtroppo costrette a prostituirsi. Loro hanno deciso di accogliermi e di raccontare una parte della loro storia, quindi adesso stiamo andando ad incontrarle e c'è una via che è dedicata proprio a loro, in cui c'è proprio una concentrazione altissima di famiglie con appunto donne, molti di loro anche molto molto giovani, che fanno questo lavoro. Ahmednagar, a prima vista una città come tante nel cuore del Maharashtra, ma sotto la superficie questo luogo rappresenta uno snodo cruciale in una delle industrie più oscure del mondo, la tratta di esseri umani. Per capire perché sono arrivato qui dobbiamo guardare la mappa. Ahmednagar non è solo una destinazione, è un centro di smistamento logistico. Le rotte principali partono dai villaggi poveri del Nepal, attraversano il confine aperto o scendono dagli stati indiani più vulnerabili come il Bengala occidentale e il Bihar. Ma come vengono reclutate queste persone? Quasi mai con un rapimento violento. L'arma principale è l'inganno. Promesse di un lavoro domestico a Mumbai, un finto matrimonio o la tecnica dell'overboy, trafficanti che seducono le ragazze per poi venderle appena arrivate a destinazione. Ahmednagar quindi è strategica. Si trova nel triangolo d'oro industriale, perfettamente collegata a metropoli come Mumbai e Pune. È abbastanza vicina per gestire i clienti e il trasporto, ma abbastanza interna da sfuggire spesso ai controlli più serrati delle grandi capitali. Le loro famiglie non sanno il lavoro che fanno e quindi mi hanno chiesto esplicitamente di non mostrare il loro volto. Per ragioni di sicurezza l'inquadratura di questa intervista non è casuale, è stata scelta appositamente per non mostrare i volti delle donne che per la prima volta nella loro vita hanno deciso di raccontarsi davanti a una telecamera.
परजातीची. मम्मीने माझ्या लव्ह मॅरेज केलं तर मला परजातीमुळं सारखं टोचन करून नंतर मला दिवस गेले. माझा मुलगा 1 वर्षाचा झाला, नंतर ते माझ्या मुलाला घेत नसायचे. हुंडापायी मला सगळ्या गोष्टीचा छळ केला. नंतर मी माझ्या मुलाला घेऊन घर सोडलं. नंतर मी हे व्यवसायामध्ये आले. मला खूप थोडं ह्या गोष्टीचा अनुभव आला, जाणीव आली. माझ्या मुलाचं आधार कार्ड नव्हतं, काही गोष्टी नव्हत्या. मग मला एक माझी मैत्रीण म्हणे, तू कविता इथं आमच्या संस्थेमध्ये ये, आमची संस्था तुझ्यासाठी खूप काही करण. मी माझ्या संस्थेमध्ये आले. माझ्या सर लोकांना मी सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. माझ्याशी असं घडलं, माझ्याशी तसं घडलं. सर लोकांनी मला साथ दिली. आजपर्यंत माझ्या मुलांचं, माझं सगळ्या काही गोष्टीत ते सगळं सौभाग्य होतात. माझ्या गोष्टीत, माझ्या हर दुःखात हर सुखात माझ्या सर लोकांचा मला साथ आहे आणि त्यांच्या साथीत मी खुश आहे. Ok, adesso farò qualche domanda invece a una di loro che faceva questo lavoro ma adesso non lo fa più e quindi è ancora più interessante capire in che modo è riuscita a cambiare la sua vita e soprattutto il lavoro che fa adesso. मी हे काम सोडून देते. माझ्यामुळं माझ्या लेकरांचं आयुष्य चांगलं जावा अशी इच्छा आहे माझी, की मी हे काम सोडून काही बी कुठं बी कंपनीत म्हणा, कुठं म्हणा, मी हे काम करते. पण माझी मुलं आहे ना, शिक्षण जास्त करणार अशी माझी इच्छा आहे, का तिचे आता शिकले पाहिजे दोन्ही पण. इथून माझा मुलगा आहे ना, माझी परिस्थिती अशी होती ना की मिस्टरांना चक्कर बसलेल्या डोक्यामध्ये. काही कामधंदा काहीच नाही करते, कामधंदा नाही, काहीच नाही. माझी छोटी लेकरं होती तेव्हापासून मी हे काम करते आणि इथं आल्यापासून जरा आधार भेटल्यामुळे झाला भावांचा. त्यामुळे परिस्थिती चांगली वाटायला लागली भावांचा आधार भेटल्यामुळे. Alla fine ci siamo dovuti fermare, le condizioni emotive erano troppo fragili per andare avanti. In certi momenti raccontare non è la cosa più importante, lo è proteggere chi ho davanti a me. E per capire davvero cosa c'è dietro queste storie, devo spostarmi verso una zona dove il numero di donne costrette a prostituirsi è particolarmente elevato ed è qui che il sistema diventa visibile e tangibile. Ok, questa è una dei luoghi in cui queste donne sono costrette a avere rapporti sessuali con degli uomini, comunque una stanza in cui c'è soltanto un piccolo materasso qui per terra e un cuscino con una coperta. Lo spazio è questo, un po' angusto, devo dire. Molti rifiutano qualsiasi rapporto che preveda l'uso di precauzioni e in condizioni di disperazione economica e totale vulnerabilità alcune di queste donne finiscono per accettare comunque. Questo purtroppo espone i loro corpi a un rischio costante e rende la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili una conseguenza diretta di un sistema che non lascia alternative. Questo è uno degli edifici principali. Ci sono circa 10 camere, adesso ve ne faccio vedere una di queste, come anche le altre, cioè una stanza sporchissima, c'è di tutto per terra, in più c'è anche questo, non posso neanche chiamarlo materasso, una sorta di lenzuolo che loro poggiano per terra. E non è un caso che alla fine del viale ci sia uno shop in cui vendono alcolici, superalcolici. Probabilmente molti dei loro clienti preferiscono avere un tasso alcolemico abbastanza alto prima di avere rapporti sessuali. आता मला येऊन 2008 मध्ये इथं आले शेवगावमध्ये. तर पहिला खूप महिला होत्या, 150-200 महिला होत्या. तर आता महिला नाही, आता 150-200 महिला था, अभी नहीं है. अभी 50-60 महिला है खाली, ज़्यादा महिला नहीं है. महिला कम महिला है, पहले बहुत महिला थी. ये ऐसे गिराइक घूमते, देखो ऐसे गिराइक, हमारे गिराइक कस्टमर घूमते. Ed effettivamente mi sono reso conto che la mia presenza in questo luogo sta attirando troppe attenzioni. Questo inevitabilmente sta allontanando possibili clienti. E noto soprattutto che troppe persone ci passano accanto. E mi viene detto che è un segnale forte, una sorta di minaccia. E per questo motivo ci spostiamo in un luogo più sicuro, dove provo a scambiare 2 parole con una di queste ragazze. 2-4 कस्टमर होते दिन में, 4-5 रुपये मिलते हैं, उसमें हो जाता है, हमारा खर्चा पानी निकल जाता है. छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको संभालना पड़ता है. मैं अपने दिल से आई ये काम में, अपनी मर्जी से करती हूँ.
अभी थोड़े दिन करने का, छोड़ देने का, मेरे को नहीं करने का। अभी बच्चे बड़े हो रहे मेरे, मुझे आके इधर 10 साल हो गए, मगर परिस्थिति अच्छी नहीं थी हमारी, इसलिए काम में आया। Anche in questo caso ho dovuto interrompere l'intervista e quando il microfono si spegne resta un silenzio che pesa. Gli occhi, le mani, la voce di queste donne dicono cose che nessuno dovrebbe mai raccontare. Qui ad Ahmednagar la tratta di esseri umani è una presenza quotidiana in una strada che sembra non avere uscite. Ma in mezzo a tutto questo esiste chi ha scelto di non voltarsi dall'altra parte. Un'associazione che non chiede conto del passato di queste donne, ma combatte ogni giorno per restituire loro un futuro. E se oggi posso raccontarvi di questa storia, è solo grazie a loro, a Snea Laia, che mi hanno scortato, mi hanno mostrato, accompagnato e aperto le porte della loro casa. E la storia più bella che posso raccontarvi con questo contenuto è che a guidare questa realtà c'è una donna che conosce l'inferno di queste strade meglio di chiunque altro. Perché su queste strade, un tempo, ci viveva. Ed è stata proprio l'associazione che oggi rappresenta a darle una nuova possibilità, a farle immaginare una vita diversa. E oggi quella possibilità lei cerca di restituirla agli altri. व्यवसाय चालतो त्यांच्या मनानेच चालतो. काही जबरदस्ती आणल्या जातात मुली किंवा कोणी इच्छा नसेल तर बळजबरी बी केल्या जातं. पण आता स्नेह आल्यामुळं असं काहीच नाही आहे, कारण जे काय करतात ते त्यांच्या सहखुशीने करतात. आणि कस्टमर जर चांगले पैसे दिले तर मग बरं वाटतं त्यांना. आणि जर चांगले पैसे म्हणजे दिवसभर जर बसलं तर एक बी काम नाही झालं तर मग जरा टेन्शन येतं का आता संध्याकाळी लेकराला खाऊ पिऊ घालायचं असतं, काम नाही काही नाही. पण असं लूटमार कोणी कोणाची कस्टमरची करीत नाही काही नाही. किंवा लहान वयाची मुलगी या क्षेत्रात नाही आता सध्या, कारण स्नेहालय ज्यावेळेस आमच्या जीवनात नव्हतं त्यावेळेस माहीत नव्हतं. पण स्नेहालय ज्यावेळेस आमच्या जीवनात आलं तर आम्ही लहान वयाची मुलगी ठेवत नाही. तर जर आली एखादी कुणी तर पहिलं मालकीणीला समजून सांगतो. Snea Laia, che significa casa dell'amore, non offre solo rifugio a queste persone e ai loro figli, ma offre formazione, cura e a volte anche la possibilità di ricominciare con un nuovo nome e una nuova vita. It has initially started working with the women in prostitution in the red light areas of Snehalaya. Then we have started the hostel, school, children who are born HIV positives, who are orphaned, who are sexually abused and needs the care and protection. Like there was an issue of human trafficking, so we have started working against the human trafficking. There was a issue of health and hygiene and empowerment of women in prostitution. So we have started project Snehajot, which is taking care of health, hygiene, reproductive health of the women in prostitution. Then we have started working with LGBTQ community. Ed io lascio Ahmednagar con uno sguardo diverso. Ho visto il volto più crudele dell'umanità, ma ho visto anche qualcosa di altrettanto potente, la solidarietà. Perché queste donne non sono solo vittime, sono madri, sorelle, figlie e hanno anche un nome. E finché esisteranno luoghi come Snea Laia, in queste strade polverose non ci sarà solo disperazione, ci sarà sempre una porta aperta e ci sarà sempre una speranza. थोड़े दिन काम करने का है, मुझे काम करने का नहीं है, अच्छा नहीं लगता काम करने को। थोड़े दिन करके जाऊँगी मैं गाँव जाने का, थोड़े दिन रहने का इधर खा, उधर जाके कुछ भी काम करूँगी, इधर नहीं रहने का। न पुरं देशाला एवढं सांगणं आहे की आपण नाही का स्वतःकडे कधी लक्ष देत नाही. आपण एक आई म्हणून स्वतःकडे कधी लक्ष देत नाही, तर ते तुम्ही स्वतःकडे पण लक्ष दिलं पाहिजे. तुम्ही स्वतः बी व्यवस्थित जेवलं पाहिजे, टायमाला झोपल्या पाहिजे, दारू नाही प्यायला पाहिजे, मावा गुटखा नाही खाल्ला पाहिजे. आणि मी तर हे सांगन का मालक बी जे असले तर चांगले असन तर ठेवा, ना तर उगाच खाणारा पिणारा ठेवू नका. जे करून तुम्हाला खाईन पिईन आणि म्हणून तुम्हाला हानमार करीन, दे मला मोबाईल, दे मला गाडी घेऊन, असे मालक ठेवू नका. ही नम्रतेची विनंती सगळ्याला. आणि माझ्या भारत देशातल्या प्रत्येक महिलांना मुलीला माझं सांगणं आहे, जे माझ्या आयुष्यात गोष्टी घडलेल्या आहेत, जे मला आईचं प्रेम भेटलं नाही, बापाचं भावाचं नाही भेटलं, तसं तुम्हाला सगळ्याचं प्रेम भेटावं असं तुम्ही राहा, हीच विनंती करते.